Chissà se la Victura C940, che ha così tante parti in comune con le altre action cam clone, le cuginette come le chiamo io, la Rollei 9S, la Caso Brave 7LE, la Campar V40, e tutte queste hanno lo schermo anche davanti, ma a parte questo sono identiche, come abbiamo visto nella puntata in cui le confrontavo. Finirà per essere definita la migliore action cam economica. Alla fine di questa prova, ma come per la Rollei 9S Plus, iniziamo subito con un problema, perché non sono riuscito a registrare alla massima risoluzione 4K 60 frame al secondo per un avviso di memory card troppo lenta. Il problema è che l'ho cambiata con una Silicon Power di classe OHS3 che dovrebbe quindi garantire 30 MB al secondo di transfer rate. Ma comunque la Victure si è rifiutata di registrare 60 frame al secondo. Tenetelo a mente. No memory card veloce? No party. Nel precedente video su questo canale la Rollei 9S Plus ci aveva dimostrato che i video registrati a 2.7K hanno più risoluzione che a 4K. Beware of action cam economiche, insomma. Riscontreremo lo stesso difetto nella Victura C940? Se vi faccio vedere il video a dimensione normale, cioè 100% di zoom, abbiamo delle immagini che appaiono subito molto ben equilibrate con una buona quantità di dettagli. Buon equilibrio, discreta quantità di dettagli, poca pixelation, anche nelle immagini registrate a 2.7K. Io sono proprio curioso di vedere il confronto dettagli con lo zoom al 200%. Le immagini mi piacciono anche alla risoluzione 1080p, cioè il vecchio Full HD. Mamma mia, mi ricordo di quando era al massimo della risoluzione e le vecchie TV avevano 576 linee di risoluzione. Ora 1080 ci sembrano poche, pazzesco. Vediamole una a una nel confronto split screen per capire quale sia la migliore risoluzione della Victure AC940. Vi dico sempre che questi video che ci servono a capire la qualità dei dettagli andrebbero visti su schermi grandi, ma nel caso stiate guardando il mio video con lo smartphone, per rendere più agevole il confronto vediamo le immagini al 200% di zoom. Nel confronto con l'ingrandimento al 200% si apprezza il livello di dettaglio che correttamente decresce da 4K a 2.7K fino a 1080p. E forse se avete problemi di memory card la perdita di dettaglio fra 4K e 2.7K non è così significativa, come invece potrebbe essere nel vantaggio a registrare una scena d'azione a 60 frame al secondo invece che a 30. Sto sempre pensando al caso precedente in cui la vostra memory card non sia abbastanza veloce per registrare 60 frame al secondo a 4K. E per questo vi metto in descrizione il link con le più veloci memory card su Amazon in offerta. Rispetto a Rollei 9S qui abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, perché i dettagli sono già sufficientemente buoni a 1080p e diventano molto buoni da 2.7K fino a 4K. Voi quale immagine preferite? Giudizio finale sui dettagli della Victure AC940, 4 stelline su 5. Ovvio che non siamo a livello di una GoPro di ultima generazione o di una Insta360, ma davvero un ottimo lavoro. Sono convinto che action cam di marca possono fare meglio, ma parliamo di prezzi multipli di questo, fino a 4 volte tanto. Il menu di compensazione dell'esposizione ci permette di scegliere fra -2 e +2 e ora vi faccio vedere le immagini registrate in una zona in cui c'erano parti molto chiare e parti meno illuminate, impostando la compensazione V su valori positivi. Voglio vedere se giungete alla mia stessa conclusione. A mio avviso non porta mai nessun vantaggio spostare la compensazione a +1 o peggio a +2. Vedete per esempio in queste immagini come il cielo venga completamente bruciato? Ma anche le zone che prima rientravano in un range di luminosità media come gli alberi perdono tantissimi dettagli e ora risultano molto washed out, cioè slavate come si dice in inglese. Diverso effetto farà impostare la compensazione dell'esposizione a -1 oppure -2, perché andremo a scurire leggermente le zone più chiare e quindi, visto che in genere le action cam economiche tendono a esporre un po' al limite il cielo o le zone fortemente illuminate, soprattutto in un'immagine a forte contrasto, questa astuzia potrebbe salvarci nel preservare maggiori dettagli di nuvole, sole, paesaggi. Le zone più scure possono comunque essere recuperate in post produzione facilmente, a patto che i neri non siano pitch black, ovviamente. Inoltre impostare la compensazione a -1 -2 invece che su valori positivi sembra dare una migliore qualità alle immagini in situazioni difficili, tipo i rami degli alberi in controluce, che sono naturalmente proni a una forte aberrazione cromatica. Guardate questo confronto che parte da 0 e arriva a -2 e confrontate la resa sia delle zone luminose sia di quelle intermedie sia di quelle più scure. Quali vi piacciono
costano di meno. Il settaggio funziona bene, non è troppo invasivo, migliora il rendimento delle zone più chiare e non scurisce troppo quelle più scure. Inoltre riduce l'aberrazione cromatica dell'immagine in controluce. Ovviamente questo difetto viene maggiormente attenuato nella compensazione più spinta sul -2, ma tutta l'immagine diventa forse un po' troppo scura. Giudizio finale sull'efficacia del menu EV: 5 stelline perché la compensazione della Victure è veramente ben calibrata. Devo dire che per essere sotto i 100 euro otteniamo dei risultati davvero inaspettati. E ora veniamo a un aspetto molto delicato per praticamente tutte le action cam, anche quelle più costose, cioè l'impostazione della temperatura colore e il white balance. Con la nostra Victure AC940 si può impostare su auto, luce diurna o nuvoloso. Ci sono poi le impostazioni per lampadina al tungsteno oppure neon, ma concentriamoci sulla resa con luce naturale, quella per cui le camere d'azione sono utilizzate nel 95% dei casi. Su quelle più economiche di solito conviene fissare il bilanciamento perché l'impostazione automatica non è in grado di dare risultati soddisfacenti a causa del sensore impreciso. Ma devo dire che la Victure AC940 ha mostrato di azzeccare la temperatura colore con buona precisione, per cui si può tranquillamente lasciare in automatico. Vedete in questa registrazione effettuata nelle ore pomeridiane di gennaio? Il miglior risultato si è ottenuto proprio dall'impostazione automatica, mentre le altre due impostazioni, cioè luce diurna oppure nuvoloso, giustamente hanno compensato un'ipotetica temperatura di colore più alta della situazione in cui mi trovavo a registrare, quindi l'immagine tende più al rosso. Addirittura stupito dalla bontà dell'impostazione automatica della Victure e ancora una volta da una buona calibrazione di questo menu, per cui 5 stelle su 5, il massimo. Ovviamente teniamo conto anche della classe della action cam. Andiamo a vedere il menu effetti, che di solito a me non piace per niente perché non aggiunge nessuna funzione utile, e quelle che aggiunge, tipo bianco e nero oppure negativo, sono facilmente riproducibili con migliori risultati in post produzione. Quindi veramente sembrano delle impostazioni messe giusto perché non costava nulla metterle, ma forse che usano tutti lo stesso software per queste action cam economiche? Hanno tutti le stesse voci. L'unico effetto particolare di questo menu rispetto anche ad altre camere d'azione cinesi è la voce natural. Ho cercato di fare l'accento giusto. Natural, che dal nome fa pensare che dovrebbe dare un aspetto più naturale alle immagini. Non lo so, dopo vediamo se ce la fa davvero. Due effetti più scontati sono negativo e bianco e nero, che fanno quello che dicono ma con le note di qui sopra, quindi non so quanto li userete davvero. Facciamo il confronto fra gli effetti che potrebbero piacervi di più, cioè effetto naturale, immagine calda e luminosità e contrasto. Notiamo che di sicuro gli ultimi due sono inutili, mentre l'immagine registrata con l'effetto natural non sembra male, anzi sembra quasi più piacevole di quella registrata senza effetto e con il white balance automatico. Così ho voluto fare un confronto sulla resa colorimetrica e mi sono stupito perché la già buona immagine registrata con il white balance automatico risulta ancora più naturale, con una minore percezione di dominante cromatica. Abbiamo un'immagine quasi neutra che vale da sola le 4 stelline su 5 del voto per il menu effetti. Mi ha veramente stupito quanto funziona bene questa camera così impostata, white balance auto e effetto natural. Lo sappiamo tutti che registrando con delle camere d'azione dovremmo aspettarci un'immagine con una forte deformazione a occhio di pesce, fish eye in inglese, e così sono molto curioso di vedere quanto sia efficace la compensazione della distorsione dell'immagine della Victure AC940. Purtroppo noto subito che non è compatibile con la compensazione delle vibrazioni, cioè possiamo compensare o le vibrazioni o l'effetto fish eye. Vi faccio vedere l'immagine senza svelare in quale parte dello schermo è stato attivato. Fatevi un'opinione senza che io vi influenzi. Secondo voi dov'è attiva la distortion calibration e funziona? La Distortion Calibration di Victure AC940 è una funzionalità molto utile. Peccato che non possa essere utilizzata insieme alla compensazione delle vibrazioni, perché anche questa funzione è stata ben raffinata. Ancora 4 stelline su 5. Sto iniziando a preoccuparmi per la valutazione finale di questa camera. Non saranno mica 5 stelline su 5. Funzionamento senza infamia e senza lode per lo slow motion che arriva fino a 120 frame al secondo, quindi ci permette di rallentare 4 volte le nostre scene d'azione, ma con una risoluzione limitata a 720p, quindi ci ritroviamo delle immagini con
1280 e 720 pixel in orizzontale e verticale, quindi non particolarmente definite. Un po' meglio dei vecchi TV per intenderci. Mi sento di essere indulgente considerando il costo sub 100 euro e quindi do 4 stelline su 5 perché un fattore di 4 per lo slow motion va bene, ma la risoluzione è un po' scarsa. Una funzionalità che mi lascia molto perplesso è il fast motion, ma non perché ancora una volta mi ha dato problemi di velocità di scrittura sulla memory card, ma quanto perché faccio un po' fatica a capirne l'utilità. Se pensiamo che abbiamo anche il timelapse come opzione. Ecco, il fast motion è un po' un timelapse meno estremo. Lascio a voi decidere quanto vi potrebbe essere utile, mentre vi faccio vedere una cosa singolare. Questo effetto è influenzato dal frame rate che andrete a scegliere, perché a 60 frame al secondo le persone delle vostre clip cammineranno più velocemente rispetto alle persone nelle clip registrate con 30 frame al secondo. La funzionalità di per sé faccio fatica a inquadrarla, ma l'implementazione della feature non porge il fianco a critiche. 5 stelline su 5. Seamless è una voce di menu strana che in realtà indica la registrazione continua, quindi pensate di utilizzare la Action Cam come una dashcam sulla macchina mentre guidate. Lei andrà avanti a registrare 1 minuto oppure 3 minuti, ma sempre gli ultimi, per cui anche dopo mezz'ora, quando voi la spegnerete, avrete registrati gli ultimi 3 minuti. Molto utile durante la guida, perché così se succede qualcosa quando voi spegnerete la registrazione avrete solo gli ultimi minuti, quelli in cui potenzialmente è successo l'evento da registrare. Non so se si è notato, ma ho cercato di non dire incidente. Timelapse è ormai una funzionalità molto famosa perché è usata tantissimo in TV e nei film per far vedere il passaggio del tempo. Viene molto bene con il cielo con nuvole cumuliformi che corrono da una parte all'altra del paesaggio. Timelapse va scelta come modalità di registrazione e poi si va a definire l'intervallo nel menu Timelapse Interval, e la nostra Victura C940 ci permette di definire 1, 5, 10, 30 secondi oppure 1 minuto di intervallo. Molta libertà creativa con questo effetto. Un'altra funzionalità degna di attenzione è la modalità subacquea, che nel menu è indicata come Dive Mode. Andrà a compensare la naturale carenza di rosso nelle registrazioni fatte sott'acqua, ma attenzione, la compensazione è limitata e le action cam economiche non sono il massimo per registrare sott'acqua come resa cromatica, anche se la Victura C940 ha naturalmente un pochino troppo rosso e quindi questo l'aiuta con la resa dei colori, ovviamente finché siamo a livello di snorkeling superficiale. Lo screensaver può essere impostato fra 1 e 5 minuti. Oltre a spegnere lo schermo per preservare la batteria, si può impostare che la Victura C940 si spenga se non la usiamo per alcuni minuti con la funzione Auto Power Off. Si può anche impostare la camera perché inizia a registrare non appena l'accendiamo con Power On Auto Record, utile per esempio per un paparazzo che non deve perdere l'attimo. Il menu delle lingue mostra tantissime scelte, questa feature è veramente stata pensata per il mondo intero. Potremmo poi formattare la memory card oppure resettare la nostra camerina alle impostazioni di fabbrica, ricevere informazioni sul sistema e sul firmware installato, nonché il dettaglio della memory card. Vi ricordo che si può passare da una modalità all'altra facendo uno scroll orizzontale sullo schermino, e anche il menu fotografia avrà la possibilità di scegliere fra 6 modalità differenti: singola, raffica, timelapse, self timer, notturna e wifi. Giudizio finale: la Victura C940, specie se la comprate approfittando delle offerte su cui vi aggiorno io sui miei canali dedicati al risparmio, si riesce a comprare a circa 100 euro e a questo prezzo è veramente un affare. Mi sento di dire che è la migliore action cam economica cinese in cui mi sono imbattuto e mi è dispiaciuto veramente venderla sul mio shop eBay dopo le prove. Ha una buona risoluzione sia a 4K sia a 2.7K, ha una buona resa cromatica leggermente spostata verso il rosso, ma che dà un'immagine molto piacevole e tante funzioni veramente ben bilanciate e che daranno un risultato interessante ai vostri film d'azione. Buon divertimento e ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like che mi dà la carica per continuare, per fare altre prove di prodotto così approfondite. Ci metto sempre troppi giorni a farle.